Tuttavia, ciò che colpisce ancora di più è la dignità con cui entrambi stanno gestendo questo momento delicato. In un'epoca in cui ogni gesto viene documentato, ogni crisi esposta e commentata in tempo reale, Halit e Berguzar sembrano voler difendere qualcosa di più prezioso: la loro intimità. Nessun comunicato, nessuna conferenza stampa, nessun post strategico per ottenere visibilità. Solo silenzio. Un silenzio che parla di maturità, di rispetto e di un legame che, al di là di tutto, continua a esistere sotto forma di gratitudine e affetto. Non è facile per due persone note in tutto il mondo proteggere la propria privacy. Eppure, Halit e Berguzar ci stanno riuscendo. Anche nel mezzo di una tempesta emotiva, stanno dimostrando quanto conti la coerenza e l'eleganza. Questo è uno dei motivi per cui il pubblico li ama ancora di più. Molti si interrogano su come i figli della coppia stiano vivendo questo momento. Anche se non abbiamo dettagli ufficiali, possiamo solo sperare che entrambi i genitori stiano mettendo il benessere dei loro bambini al primo posto. In fondo, sia Halit che Berguzar hanno sempre mostrato quanto tengano alla famiglia, ed è plausibile pensare che anche ora stiano facendo del loro meglio per proteggere l'equilibrio dei propri figli. I fan più appassionati, nel frattempo, si sono mobilitati con messaggi, video, fan art e persino lettere aperte condivise sui social. C'è chi racconta quanto la loro storia d'amore abbia ispirato momenti importanti della propria vita. Altri scrivono che è stato proprio guardando le loro interpretazioni sullo schermo che hanno imparato cos'è il rispetto, la tenerezza, la fiducia. Alcune community online stanno persino organizzando eventi e campagne per dimostrare il proprio sostegno alla coppia. Non si tratta di semplice tifo da fan, ma di un affetto sincero che si è costruito nel tempo, episodio dopo episodio, intervista dopo intervista. C'è anche chi sogna un ritorno di fiamma. In fondo, nella vita reale come nei film, nulla è davvero definitivo. A volte, allontanarsi può servire per capire quanto si tenga davvero a una persona. E se c'è una coppia che ha dimostrato di saper superare le difficoltà con eleganza, è proprio questa. Ma se anche dovessero scegliere di continuare separatamente, sarebbe comunque una scelta da rispettare. Perché ogni fine è anche un inizio. E Halit e Berguzar hanno ancora moltissimo da offrire, sia come artisti che come esseri umani. Nel frattempo, Halit è atteso in nuovi progetti televisivi di grande respiro, mentre Berguzar si è recentemente avvicinata a tematiche più sociali e artisticamente impegnate. Si parla di un possibile ritorno al cinema per lei, con un ruolo drammatico che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. La distanza professionale tra i due, dunque, potrebbe non essere soltanto geografica, ma anche legata a visioni artistiche differenti. Eppure, anche questa diversità può essere una forza. Due persone che crescono, che evolvono, che cambiano. Non è detto che debbano farlo insieme. Ma se lo fanno con rispetto, anche da separati, possono continuare a dare un esempio al mondo. Ma se c'è una cosa che il pubblico ha imparato osservando Halit e Berguzar negli anni, è che entrambi hanno sempre anteposto la verità ai giochi di immagine. In un settore dove spesso tutto ruota intorno all'apparenza, loro hanno scelto la sobrietà, la coerenza e la discrezione. Alcuni esperti del settore hanno commentato che questa crisi potrebbe anche rappresentare un momento di crescita personale per entrambi. Le crisi, per quanto dolorose, sono anche occasioni per fermarsi, riflettere, ricominciare. Talvolta, è proprio nei momenti più bui che si riscoprono priorità dimenticate, sogni messi da parte, o desideri mai davvero ascoltati. È facile idealizzare una coppia famosa. Vederli sorridenti sui red carpet, nei talk show, nelle foto patinate delle riviste. Ma dietro quella facciata ci sono persone reali, che lottano, che si interrogano, che provano dolore. E forse, è proprio questo che rende questa vicenda così toccante, ci ricorda che, in fondo, siamo tutti vulnerabili. C'è anche chi ha voluto rileggere questa storia come un monito più ampio sulla difficoltà di conciliare famiglia e carriera. Quante volte, anche nella vita di tutti i giorni, uno dei due partner si ritrova a dover sacrificare tempo e presenza per inseguire un obiettivo lavorativo? Quante famiglie si sgretolano non per mancanza di amore, ma per mancanza di tempo? Halit, con la sua agenda fitta di impegni a Istanbul,
non ha mai nascosto quanto ami la sua professione. Ha sempre parlato del lavoro come di una vocazione. Eppure, anche la vocazione più sincera può diventare un ostacolo se non viene condivisa e compresa fino in fondo. Allo stesso modo, Berguzar non è solo un'attrice di grande talento. È una madre, una donna impegnata, una figura pubblica attenta e rispettata. Negli ultimi anni ha abbracciato tematiche legate alla genitorialità, ai diritti delle donne, al benessere emotivo. La sua presenza online è sempre stata misurata, ma quando ha parlato, anche solo con una foto o una breve frase, ha sempre toccato corde profonde nel suo pubblico. Non possiamo sapere se un giorno rivedremo Berguzar e Halit fianco a fianco, su un set o nella vita. Ma ciò che sappiamo è che hanno lasciato una traccia. E non solo come attori. Hanno raccontato, con le loro scelte, un modo diverso di vivere l'amore, la crisi, la separazione. E forse è proprio questo l'aspetto più importante, non cercare eroi, ma cercare umanità. Riconoscere che l'amore può finire, ma il rispetto può restare. Che due persone possono scegliere strade diverse, e farlo comunque con dignità. Che l'eleganza non è nei vestiti che indossiamo, ma nei modi con cui affrontiamo la vita. Le storie vere non hanno sempre un lieto fine. Ma hanno valore. Hanno significato. E se anche questa storia dovesse concludersi qui, rimarrebbe comunque un racconto prezioso. Un frammento di verità in un mondo che spesso ha bisogno di sincerità. Per chi ha amato questa coppia, per chi continua a seguirli con affetto, il messaggio è uno solo: grazie. Grazie per averci mostrato che si può amare senza urlare, che si può soffrire senza distruggere, che si può camminare da soli senza perdere la propria dignità. E forse, tra qualche anno, questa storia verrà riletta sotto una nuova luce. Forse i protagonisti stessi troveranno parole nuove per raccontarla. Per ora, restiamo spettatori rispettosi. E continuiamo a credere che la verità, quella profonda, silenziosa, autentica, sia ancora possibile. Anche sotto i riflettori.